Dopo diverse esperienze di trekking estremo in autonomia, sulle Alpi, nel deserto, abbiamo deciso questa volta di andare un po' oltre, di fare qualcosa che veramente spostasse un po' più in là la nostra barriera, i nostri limiti. Volevamo provare qualcosa di un po' più estremo. L'idea di questo viaggio è nata tutta dal fatto di voler mettersi alla prova. E quindi abbiamo scelto l'Islanda perché è un territorio inesplorato, è un territorio con grandi bellezze naturali dove puoi camminare per centinaia di chilometri e molto probabilmente non incontrerai nessuno. L'Islanda è un paese con una densità abitativa bassissima, stiamo parlando di circa 300.000 abitanti per una superficie quasi grossa come l'Italia. Per una traversata di questo tipo serve sicuramente avere con sé delle buone mappe topografiche, serve avere un GPS cartografico, una bussola con l'ago globale, serve avere un pannello solare per gestire le batterie durante tutti gli 8 giorni di attraversata, serve avere dei cibi disidratati leggeri ma nutrienti nello stesso tempo, occorre avere una ottima tenda, materassino autogonfiante, un buon sacco a pelo e soprattutto avere un buon paio di scarponi. Bisogna pensare a qualsiasi cosa, dal cibo all'acqua, ai cambi di vestiario, al percorso da fare, a tutto quello che può servirti per effettuare questa impresa. Non possiamo pensare di sottovalutare nessuno dei vari aspetti, cioè tutto è fondamentale. Con circa 3 ore di volo da Milano si raggiunge Reykjavik, la capitale dell'Islanda, e con altre 6 ore circa di pullman si raggiunge il centro dell'isola. Si raggiunge una località turistica dal nome impronunciabile di Ladmalangaur, che è proprio al centro dell'isola. Per tornare a Reykjavik, toccando tutte le tappe stabilite in fase di pianificazione, avremmo dovuto impiegare 8 giorni di cammino senza sosta e calcolando una media di 35 km al giorno circa. Il primo giorno il morale è sempre altissimo, anche se parti con un ritardo sulla tabella di marcia e la pioggia che non fa sperare nulla di buono. Durante esperienze di questo tipo il viaggio non si fa solo con gli scarponi, non si fa solo macinando chilometri. Quella che viaggia è anche la mente, i pensieri volano via, hanno spazi infiniti in cui muoversi, sembra che tutti i problemi, tutti i pensieri, tutti svaniscano e si sente come se la mente si aprisse. In fase di pianificazione pensavamo di fermarci a pranzo, mangiare magari sotto un albero, una tettoia, sotto qualche riparo, ma poi non è così. Quando cammini e piove e non c'è alcun riparo, non hai altra scelta se non quella di continuare, andare avanti e sgranocchiare qualche snack, qualcosa che ti dà l'energia sufficiente per arrivare a sera. Ogni giorno montare il bivacco sotto la pioggia è una sensazione estenuante. Non pensi ad altro che crearti un piccolo riparo dove trovare un po' di tregua dall'acqua. E il bivacco devi montarlo prima delle 8:30 di sera, altrimenti col buio poi tutto si complica. Grazie alla scelta della tenda siamo riusciti a dormire all'asciutto perché la nostra tenda veniva montata prima nella parte esterna, veniva montata la camera esterna e poi la camera interna. Questo ci ha permesso di montare e smontare ogni giorno la tenda sotto l'acqua. Senza questo tipo di tenda non saremmo riusciti a portare a termine l'impresa perché avremmo dovuto mollare probabilmente il secondo giorno.
I pasti la sera buoni, pensavo di dover rinunciare al gusto, invece no, buoni e abbondanti. E meno male, perché insomma era l'unico pasto vero della giornata. I cibi tutti disidratati, cibi che non hanno bisogno di frigorifero, cibi che praticamente con un po' d'acqua bollente assorbono quest'acqua e tornano a essere un piatto di pasta piuttosto che couscous, piuttosto che manzo, pollo, tutto quello che serve, studiato già per darti le calorie e le energie sufficienti per affrontare insomma lunghe giornate di cammino. L'acqua è un problema in questi casi perché il peso dello zaino è già eccessivo, quindi per non caricarsi troppo bisogna sempre portarsi dietro il minimo indispensabile. Noi avevamo 1 litro e mezzo al massimo. La sera, prima del bivacco, stabilivamo un fiume guardando le mappe per capire dove avremmo potuto depurare acqua attraverso dei filtri appositi e delle pastiglie depuranti. In questo tipo di imprese il momento peggiore è sicuramente quando hai finito la benzina, quando gli scarponi sono zuppi, il giaccone è zuppo, sei zuppo completamente, sei stanco, infreddolito e hai solo voglia di tornare a casa. E lì o trovi la forza dentro te stesso o se no è finita. Non ti aiuta nessuno. Lì devi veramente attaccarti a qualsiasi cosa e andare avanti, perché sorpassare il momento difficile poi ti può portare ad raggiungere il traguardo, perché se no non puoi fare altro che mollare e arrenderti. Il territorio islandese è vasto, è naturale e camminarci dentro per giorni senza mai incontrare nessuno ti dà proprio questa sensazione di isolamento, di vuoto, ti senti davvero piccolo davanti alla natura. Soprattutto se sai che molto probabilmente se dovesse succederti qualcosa i soccorsi potrebbero impiegare anche un giorno intero prima di arrivare e questa difficoltà ti fa davvero capire che puoi contare veramente solo sulla tua forza di volontà, sulla tua forza d'animo. Prima dei muscoli il pensiero di doversela cavare con le proprie forze. Alzare l'asticella dei propri limiti, portarla sempre più in alto, è una sensazione impagabile, qualcosa che ti fa capire davvero di essere vivo e credo sia l'emozione più bella del mondo. Quando vedi il display del GPS che segna i 300 km è una sensazione indescrivibile. Capisci che ce l'hai fatta, capisci che tutti gli sforzi sono serviti a qualcosa. Capisci che l'obiettivo è stato raggiunto, che la pianificazione è stata fatta nella maniera corretta, che la strumentazione ha retto. Passano tutte le fatiche, perché tutto in un momento acquista un senso. È in quel momento che ti accorgi di avercela fatta, di essere riuscito a percorrere da solo 300 km con il tuo zaino, il tuo amico e un sacco di pioggia.